In questo video parleremo di qualcosa che sta veramente rivoluzionando il trattamento per la fibromialgia e che anche io, nella mia esperienza clinica, sto applicando con ottimi risultati. Quindi in questo video vedremo come alcune strade per aiutare a modulare il microbiota intestinale in questi pazienti abbiano effetti sulla riduzione del dolore percepito, sulla riduzione della neuroinfiammazione e sulla riduzione dei disturbi cognitivi ed emotivi di ansia e depressione che sono molto comuni in chi soffre effettivamente di fibromialgia. Vedremo cosa avviene nell'asse microbiota intestino-cervello in questi pazienti e come applicare queste nuove conoscenze scientifiche nella pratica clinica per impostare poi il giusto trattamento. Se sei nuovo del canale, benvenuto. Io sono il dottor Edoardo Calderoni, biotecnologo e psicologo clinico specializzato in psiconeuroendocrino immunologia per il trattamento di patologie sistemiche e da dolore cronico. E da anni mi occupo anche di formazione per medici, psicologi e professionisti in ambito sanitario che vogliono incrementare le loro conoscenze e la loro efficacia clinica in patologie ovviamente complesse da dolore cronico. Partiamo da un inquadramento perché molti sono rimasti indietro sull'inquadramento ufficiale della fibromialgia, perché nell'ultima classificazione internazionale delle malattie, quindi l'ICD-11, la fibromialgia è stata classificata come una patologia da dolore cronico primario di tipo nociplastico, cioè un dolore che non nasce da un danno dei tessuti né da una lesione ai nervi, ma da una disregolazione dei sistemi che modulano il dolore. Nella fibromialgia troviamo dolore muscoloscheletrico diffuso e fatica, che è presente in oltre l'80% dei casi, e il cosiddetto fibrofog, cioè i deficit di attenzione, di memoria di lavoro e funzioni esecutive, come anche un'elevata comorbidità con ansia e depressione, per non farci mancare niente anche una marcata sovrapposizione con la sindrome dell'intestino irritabile, quindi l'IBS, ed è proprio questo coinvolgimento cerebrale e gastrointestinale a spostare negli ultimi anni l'attenzione verso il funzionamento dell'asse microbiota intestino-cervello. Ma per anni il legame tra intestino e fibromialgia è rimasto confinato proprio alla teoria e ai modelli animali. Oggi invece abbiamo finalmente a disposizione un corpo sempre crescente di studi clinici specifici sull'uomo. Infatti ciò che spiegheremo in questo video di aggiornamento per i clinici e per i professionisti si basa su 11 importantissimi studi scientifici che sono stati condotti su soggetti umani, molto recenti e scientificamente affidabili. Sappiamo da tempo che i pazienti con fibromialgia soffrono più facilmente di disbiosi, cioè di continui squilibri del microbiota intestinale. Cosa succede quando questo equilibrio del microbiota intestinale si rompe? La disbiosi riduce la produzione di SCFA, cioè acidi grassi a catena corta, come il butirrato, e questo indebolisce le giunzioni strette degli enterociti, un quadro chiamato leaky gut, quindi l'intestino diventa più permeabile. A quel punto il lipopolisaccaride batterico, quindi l'LPS, che si trova in alcuni batteri, riesce a transitare nel circolo sanguigno e praticamente innesca un'endotossiemia di basso grado con rilascio di citochine proinfiammatorie, in particolare l'interleuchina 1 beta, l'interleuchina 6 e anche il TNF-alfa. A causa di queste alterazioni la barriera ematoencefalica diventa più permeabile. Questi marcatori infiammatori raggiungono proprio il parenchima cerebrale e attivano la microglia. Si arriva così a una neuroinfiammazione di basso grado, cioè da solo questo meccanismo è in grado di abbassare la soglia del dolore ed ecco che nasce l'iperalgesia che ritroviamo anche nella fibromialgia. Ma con l'aumento di interleuchina 1 beta, l'interleuchina 6 e il TNF-alfa, a seguito della disbiosi avviene anche un'altra cosa, cioè che il triptofano, che sarebbe poi il precursore della serotonina, quindi il neurotrasmettitore associato all'umore, al buon umore, alla memoria, alla motivazione, viene proprio sequestrato
da un enzima che è stato attivato dalla disbiosi, che è l'enzima IDO, quindi sarebbe l'indolamina 2,3-diossigenasi, il quale dirotta oltre il 95% del triptofano, impedendogli di diventare serotonina, ma anzi viene convertito e trasformato in metaboliti neurotossici, quindi contribuirebbe proprio alla famosa fibrofog fibromialgica, ma anche all'abbassamento del tono dell'umore di tipo depressivo, che non è insolito trovare nella fibromialgia. Infatti la mancata biodisponibilità della serotonina viene spesso associata ai disturbi dell'umore. Infatti molti antidepressivi aiutano a riutilizzare la serotonina, e siccome la maggior parte della serotonina viene prodotta proprio dall'intestino, in questa condizione di disbiosi si vive poi una carenza temporanea, mimando perfettamente i sintomi depressivi. Ora, non serve troppo entrare nel dettaglio, perché ovviamente di questo ne parleremo anche in altri contesti. Ciò che conta e che va tenuto a mente è che lo stesso circuito della disbiosi attiva, praticamente spiega contemporaneamente sia l'aumento del dolore, sia i disturbi della cognizione, sia l'alterazione dell'umore. Cioè nella fibromialgia, se sono presenti, questi tre problemi non sono separati, ma sono tutti collegati. Quindi questi meccanismi che sono stati appena spiegati non sono poi tipici solo della fibromialgia, ma li troviamo anche in soggetti con, ad esempio, l'IBS, con declino cognitivo lieve, ma anche con le sindromi metaboliche, o in soggetti sani in modo magari transitorio. Ma nella fibromialgia sono meccanismi che si mantengono e si potenziano nel tempo. Quindi, sapendo come funzionano questi meccanismi, possiamo anche intercettare e agire direttamente su di essi per modulare poi i sintomi del paziente che arriva in studio. E vediamo come. Perché è dimostrato, ad esempio, che 8 settimane di probiotici multiceppo migliorano le prestazioni da un punto di vista cognitivo, in particolare dell'attenzione, ma anche migliorano i sintomi emotivi, riducendo da un punto di vista molecolare il cortisolo urinario misurato, ma aumentando anche la diversità del microbiota intestinale, che spesso è associata infatti a uno stato di salute. Sul dolore poi questo protocollo si è dimostrato anche ottenere una riduzione del 15-20% dei punteggi del dolore rispetto al placebo. Sono benefici ottimi, ma sono ancora più evidenti in pazienti che hanno comorbidità gastrointestinali, come ad esempio l'IBS. Se vogliamo parlare di una vera medicina personalizzata e integrata, c'è anche un ultimo tassello fondamentale da considerare, perché alcuni pazienti con fibromialgia sono portatori di un allele del gene che codifica per l'interleuchina 1 beta, ed è, in particolare l'allele A, praticamente hanno una variante che è associata a risposte iperinfiammatorie. I dati ci dicono che chi presenta questa specifica mutazione poi risponde decisamente meglio all'uso dei probiotici. Altre ricerche invece si sono concentrate sulle fibre prebiotiche, e qui il bersaglio principale è proprio l'infiammazione di basso grado, perché la loro supplementazione ha ridotto veramente in maniera significativa la proteina C reattiva ad alta sensibilità ed ha migliorato l'umore nei pazienti, promuovendo anche una crescita di batteri che aumentano la produzione di acidi grassi a catena corta. Non sono io un fan dei supplementi, però effettivamente in queste ricerche i risultati ci sono stati. Poi non sono neanche un grande fan degli antibiotici, che vengono presi spesso a tappeto, però voglio parlare che anche in questa review si sono riportati dei studi con ottimi risultati sulla rifaximina, che è un antibiotico selettivo che, oltre a modificare temporaneamente la flora, ha proprio dimostrato di saper modulare l'attività della corteccia prefrontale e quella cingolata durante uno stress sociale sperimentale, riducendo nei soggetti proprio la percezione di esclusione. Questa è una cosa veramente interessante che ho voluto portarvi, perché secondo me è molto rilevante. Infatti le aree cerebrali
che gestiscono il dolore fisico sono le stesse che si attivano durante un dolore sociale, come ad esempio il senso di isolamento, di esclusione da un gruppo. Quindi se si ha un paziente con la fibromialgia, di solito io indago sempre se ci sono state o no delle dinamiche sociali che lo hanno fatto sentire o fatta sentire esclusa da un gruppo o da un contesto di amici o familiari. Quello che abbiamo visto fino ad ora, insomma, è tutto supportato da dati concreti che mostrano una solida efficacia dimostrata clinica, ma se guardiamo ai dati, gli approcci che sul lungo termine hanno mostrato i risultati maggiori sono gli interventi mente-corpo, chiamati anche così dalla review. E qui parlo da psicologo clinico, perché questo è proprio il dato che la clinica puramente medica tradizionale tende ancora a sottovalutare. Ad esempio, la pratica regolare della mindfulness, cioè che è una tecnica psicologica che riporta la mente al presente senza giudizio e commento mentale, non si limita a generare una veramente netta riduzione dello stress emotivo percepito, ma la cosa veramente straordinaria è che ha dimostrato di poter indurre un aumento della proliferazione di batteri che producono acidi grassi a catena corta. Inoltre, la mindfulness praticata regolarmente porta a un miglioramento delle prestazioni cognitive e a un vero e proprio rinforzo delle barriere intestinali. Ovviamente più in generale sappiamo che una mente presente poi non mette in moto quei meccanismi degli assi neurofisiologici legati allo stress, che quando si attivano hanno conseguenze sul rilascio nel circolo sanguigno di ormoni e molecole che alterano proprio anche il microbiota intestinale. Anche questo vedremo nello specifico come avviene. Tutto questo ci fa capire quanto sia fondamentale comprendere che lavorare sulla mente significa concretamente curare il proprio corpo. Pensiamo anche ai dati di neuroimaging cerebrale, cioè è stato dimostrato che un umore triste, simil depressivo, amplifica proprio l'intolleranza al dolore, intensificando l'attivazione delle aree striatali e limbiche coinvolte. Quindi, tradotto in parole più semplici, la sofferenza psicologica non si limita ad accompagnare il dolore, ma lo amplifica fisiologicamente. Tutti questi studi di cui ho parlato, di cui ho fatto un riassunto, fanno parte di un'importante review pubblicata veramente di recente su Nutrients, che è una rivista scientifica di grandissimo rilievo. Però dobbiamo conoscere due limiti attuali nella ricerca sull'uomo in quest'ambito. Il primo è che gli esperimenti hanno campioni troppo piccoli, quindi sono troppe poche persone che partecipano. Il secondo è che spesso questi esperimenti hanno un'assenza del follow-up a lungo termine, quindi parliamo di tutte ricerche che tracciano una direzione chiara, solida e veramente biologicamente fondata, ma non siamo ancora di fronte a un protocollo definitivo scolpito poi nei manuali. Probabilmente lo sarà, anzi sarà una certezza, ma è esattamente in questo momento che un clinico competente può fare la differenza rispetto agli altri colleghi. Cioè il mio obiettivo su questo canale è proprio questo, cioè promuovere le ultimissime ricerche scientifiche cliniche che magari impiegherebbero anni per entrare nelle linee guida ufficiali, ma che in realtà permettono già da ora di fare il salto di qualità terapeutico. Se sei un clinico o un ricercatore che si occupa di fibromialgia, è vitale collaborare con alcune figure per creare proprio un team multidisciplinare preparato, che comprenda un medico, uno psicologo, un nutrizionista e un fisioterapista, possibilmente poi con una formazione PNEI integrata. Se sei uno psicologo devi impostare le sedute ovviamente focalizzate su tecniche volte alla corretta regolazione dell'asse HPA, oltre che al migliorare la permeabilità intestinale e l'equilibrio poi del microbiota, quindi aiutando anche ad agire specificatamente sulla corretta attivazione delle aree cerebrali che elaborano il dolore. Integrare il lavoro farmacologico e nutrizionale con
un lavoro sui processi mentali non deve essere più un'opzione facoltativa, deve diventare un dovere terapeutico se vogliamo avere dei risultati duraturi nel tempo. Quindi di tutti questi tasselli e meccanismi continueremo a parlarne nei prossimi video, ma se per ora questo video e questo canale ti è stato utile, ti è piaciuto, aiutaci alla sua diffusione e condividi i contenuti con chi pensi possa veramente trarne un beneficio. Se vuoi invece costruire o rafforzare un percorso davvero multidisciplinare per i tuoi pazienti, e se ti interessa una formazione PNEI o hai bisogno di un collega che si occupi degli aspetti mentali dei tuoi pazienti, trovi la mia email del mio studio e tutti i link qui sotto in descrizione. Quindi un caro saluto e ci vediamo al prossimo video.